Quando si ha voglia di passare il tempo con gli amici, si sente. C'è una magia nell'aria che riempie tutto e ti fa venir voglia di partire. Questa storia racconta la nascita di un viaggio e di come si è trasformato in un'avventura. Chi è che c'ha il pranzo al sacco? Io. Bastardo. Eccolo. Eccolo il sole. Bello. Quello è il sole. No, vecchio. Sono le palle mie. Grazie Sami per questa illustrazione. Per prenderlo a mano, a pesaro. Siamo andati. Ciao Abdoi. Che cazzo? Quando i bordei una volta facevano danè, facevano incazzare, si chiappavano i capelli così, si girava e si dava il ciocco con le nocche nella testa e per togliere i pidocchi. Faceva molto male e quindi mio zio mi ha detto questo termine e io mi sono innamorato. Ehi bordei, vi tiro un ciacca abdoi, capito? Quindi ciacca i pidocchi. Io venivo da un agosto di cazzeggio, non avevo già fatto tante cose nella mia estate, però questa poteva essere quella un po' fuori dalle righe. E venivo da un periodo molto stressante e pieno di cose da fare, quindi è stato il mio stop e la mia pausa. Abbiamo scelto le ferrate dietro suggerimento di Sam. Per questo viaggio si è trasformato un po' nel capoguida. Questa volta era lui che sapeva tutti i sentieri. Allora io venivo da molti giorni che ho fatto in montagna e sono già stato a Madonna del Campiglio e ero molto felice di potervi portare a tutti voi. Mi avete preso tutti in giro perché avevo portato troppa roba, ma in realtà non era vero. Semplicemente non c'avevo uno zaino scout enorme. Io ho deciso di partire meno di 12 ore prima della partenza. Eravamo al mare io e lei? Sì, entrambe non volevamo andare al mare quel giorno. Esatto, già questo fa ridere. Lei mi fa: io domani parto per la montagna. Io cavolo, quanto vorrei venire anche io. Fa: guarda che c'è un posto libero. Tra un attimo sento gli altri e dai, vieni anche te. Un altro dettaglio che mi ha fatto molto piacere fin da subito, mi ha fatto capire che era un gruppo di persone fantastiche, è che quando la Terry vi ha chiamato per chiedervi della spesa e vi ha detto che sono vegana, la risposta di Leo è stata: non lasciamo indietro nessuno, quindi lo so, proprio mi è piaciuto molto. Abbiamo fatto la spesa io, Leo e Lollo. Con ingresso in corner di Jamila. Esattamente. Ma è vegana. Ci siamo guardati. Sono rimasta stupita che siamo riusciti a partire alle 6:01. Cioè avevamo detto domani alle 6 si parte, alle 6:01 avevamo il culo sui sedili del furgone. Partenza top, direi. In orario, perfetto orario. È una tradizione ormai, mettere Mina alle partenze dei viaggi. Sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, non lo so perché. E cantando sulle note di Mina, i nostri amici si dirigono a nord, verso le Dolomiti. Si fanno chiamare enigmi. Ma come mai, vi starete chiedendo? Ebbene, l'enigma è proprio questo. L'arrivo è stato molto bello in Trentino si poteva organizzarci per cercare il pranzo, per andare a comprare le varie cose. Arriviamo in questo prato, mangiamo e poi giochiamo a frisbee. A un certo punto ci stiamo divertendo un bel po', si rompe il frisbee. E dopo ci siamo messi subito alla ricerca di un posto in cui dormire, no? E quindi è stato bello anche chiedere a più persone possibili dove potevamo trovare un posto. Mettendo tutti i consigli delle persone a cui abbiamo chiesto insieme, siamo riusciti a trovare il posto perfetto, no? Leo ha trovato un bellissimo spot in cui mettere la tenda. In un posto fantastico che ho subito battezzato, che sono dovuto andare a cagare perché non ne potevo più, che la tenevo dal giorno prima. Sono tornato, c'era già la tenda montata ed è stato super bello. Aveva la caratteristica di essere tipo tenda degli indiani e quindi è stato figo vedere anche il montaggio di una tenda che appunto apparentemente io non credevo esistesse. Le prime difficoltà non si fanno attendere. I nostri avventurieri sono costretti a confrontarsi con delle condizioni meteo imprevedibili, che influenzano drasticamente l'umore del gruppo. Risveglio, secondo giorno e previsioni pioggia. Dovevamo
trovare un qualcosa da fare. Esatto. C'erano 2 team. Il team voglio camminare No. assolutamente, No, anche se no. c'è il diluvio. Io lo chiamerei team suicidio perché era quello. E poi team E poi invece normali. quelli che preferivano, non avevano l'equipaggiamento per camminare, preferivano fare qualcos'altro, no? È tutto difficile mettere d'accordo tutte queste idee. Io avevo visto sto cavolo di Geopark e volevo portare tutto sto cavolo di Geopark. È stato un parto. Leo convintissimo che voleva andare a camminare. Cielo completamente nuvoloso. Neanche C'era un raggio di sole. un triangolo di cielo. Scusa, come? E ha detto: vedi? Questo qui vuol dire che non piove. La giornata è stata piena lo stesso e di cose, il Geopark è stato molto istruttivo, ho imparato tantissime cose sulla geologia del posto che mi sono servite poi anche per apprezzare i cammini dei giorni seguenti. Sono uscito più ricco e più consapevole dalla prima giornata, nonostante la pioggia, nonostante non abbiamo fatto quello che mi ero messo in testa di fare io. È stato difficile mettere insieme tutte le idee, però era anche la bellezza di essere in gruppo, perché ognuno poi porta il suo modo, il suo pensiero, la sua caratteristica che crea la famiglia, no? E poi abbiamo imparato un sacco di nozioni, di chicche al museo, il Geopark, che ha migliorato secondo me l'esperienza di tutti, o almeno ha migliorato di molto la mia. Bella anche l'esperienza dopo delle cascate, dove ovviamente noi da tipici italiani, vietato oltrepassare la staccionata, noi ci siamo andati dentro. Il primo Sami comunque, è lui che si è trainato. Giusto, lui che ci ha portato nella cattiva strada. C'era un cartello grosso come una casa, noi siamo andati al di là, abbiamo fatto una doccia e non volevamo bagnarci. Questa è stata la parte incoerente, penso che Leo ci abbia odiato. Ti hanno bagnato da testa a piedi. Sì, noi che non volevamo andare a camminare per evitare comunque questi... Vabbè, facciamo che intanto sono partita con un kiwi senza capo. Questo è quanto ero attrezzata per questo viaggio. Poi allora siamo partiti con l'intento di non andare a camminare per evitare di bagnarci tutti. E invece ci siamo ritrovati sotto una cazzo di cascata. Fradici, lerci, pioveva pure. Però è stato stupendo. Siamo avvicinati forse troppo alla cascata, ma è stato veramente assurdo. Sì. Ora che i programmi sono cambiati, gli enigmi si preparano per l'indomani. Il vero inizio dell'avventura li attende al loro risveglio. Il vero motivo che li ha spinti ad andare fin lassù. Come abbiamo aperto la tenda, vedevo sto sole e dicevo: oh, oggi è la giornata top. Sembrava un'escursione come le altre all'inizio, poi doveva essere la ferrata formativa, poi ci sono stati dei punti in cui ho avuto un po' di... Cagotto! Esatto, esattamente. Ma tantissimo. Esattamente. Il Sosat è un sentiero attrezzato che si snoda nelle Dolomiti Brenta, tra il rifugio Brentei e il rifugio Tuket, scelto appositamente perché è considerato perfetto per chi non ha mai fatto via ferrate, o almeno così pensavano i nostri amici. La Ginny ha dovuto deglutire il fatto che doveva fare la ferrata e Certo. soffrire di vertigini. Però è stato bello perché siamo stati uniti, siamo stati tranquilli e siamo riusciti a farti ragionare. Ti sei fidato di noi e siamo partiti. Per me è stata la prima volta e non avevo idea di cosa aspettarmi completamente. Essendo la prima però andavo abbastanza tranquilla, anche perché mi sono fidata delle guide del capoguida, quindi andavo tranquilla e serena. Mi sono goduto appieno la bellezza delle Dolomiti che non avevo mai affrontato come sentiero escursionistico. Il gruppo con cui ero partito non lo conoscevo tutto bene, c'erano degli elementi nuovi che aggiungevano una ricchezza tutta da scoprire anche lì tra le persone, non solo nei luoghi. Cosa? Inciampato sulla ciotola del cane piena d'acqua. Il cane c'è. No! Al momento dell'imbrago ho cominciato ad avere una grande paura, ma passata la prima scala, che comunque mi ha messo molto in difficoltà, tanto da portarmi a un crollo. Via, andiamo.
E io resterei emozionata perché era la mia prima ferrata, però vivo molto di adrenalina, vado sempre alla ricerca dell'adrenalina e quindi proprio mi è piaciuto tanto, non ho avuto paura in realtà. Allora, io ero l'ultimo che chiudeva la fila, quindi prima di farle io le robe vedevo tutti gli altri cosa dovevano fare. Stavamo corseggiando la montagna, una linea di livello, finisce la strada in piano e inizia cioè deve andare giù per forza. E lì ho visto e ho detto porca puttana. E se l'hai detto te, io cosa ho detto? E io ho nella detto testa? qui la Ginny non ci viene mai nella vita. Cioè nel senso, e invece è stato incredibile come ha iniziato a scendere e io ho paura della allibito Madonna. con un sacco di paura anch'io perché era un posto molto brutto, molto in discesa. La presenza della foschia e del nuvole che ci attraversavano sempre periodicamente la visuale nascondeva un po' il paesaggio e quindi lasciava da soli con il dirupo. Ancora di più mi dava l'idea di dove cavolo fossi, a che altezza, in che condizioni e soprattutto su quale appiglio. Perché sono qua, cosa sto facendo? Chi mi ci ha portato? Però è stato bello perché l'abbiamo fatto insieme, no? Sì, quindi è stato molto bello. Io ti dicevo da mettere i piedi, ci aiutavamo con i moschettoni. Beh, poi a un certo punto della Sosat è iniziato a piovere. Io mi sono fermata indietro con Leo perché aveva la macchina fotografica attaccata sulla spalla e quindi abbiamo fatto un momento di riassestamento per metterla dentro allo zaino, per fortuna in tempo perché dopo 5 minuti è sceso il diluvio. Anzi, neanche. Anche la grandine? Sì, è vero, anche la grandine. Io ammiro un sacco come la Ginny ha affrontato sta paura, che c'è l'esempio di come affrontare la paura, la Ginny inferrata. Quando ho finito il percorso ho detto cazzo ce l'ho fatta, è stato il momento più bello della mia vita perché non era una vincita fisica, era una vincita morale. La compagnia, dopo 11 ore di cammino, torna al furgone, che li accompagna stanchi verso l'ultimo luogo di campeggio. Tutti sanno però che l'avventura non è ancora finita. Il sentiero dei fiori si sviluppa per la quasi interezza oltre i 3000 metri e ripercorre il vecchio confine tra l'Italia e l'impero austro-ungarico, che fu teatro della famosa Guerra Bianca. Sapevo che era una ferrata, però mi immaginavo che iniziasse in un sentiero che era ricco di fiori. Brullo, cioè nel senso, non c'era un cazzo. Roccia su roccia su roccia sui laghetti glaciali, bellissimo, però un freddo del porc e non c'era un cazzo di fiore. Lei diceva che i fiori c'erano, ma io non li ho visti. E appena arrivati siamo cominciati a salire in una salita veramente verticale. Io non so come l'abbiamo fatta, tipo in un giro di 40 minuti. Arrampicando praticamente, a quattro Pazzesca. zampe eravamo su quella salita. Abbiamo faticato tantissimo, almeno io, col mi ricordo Sami che diceva passo costante, io lì, ok. Ho cominciato ad esserci il filo spinato. Arrugginito, lasciato lì, erano veramente delle matasse enormi, quindi proprio assurdo pensare che una volta c'erano ed erano per gli uomini. Mi ha fatto venire i brividi a pensare che una volta venivano usati per la guerra. Quello che mi ha toccato è stato il pensiero ai soldati che stavano lì a combattere con la neve, il freddo, con l'equipaggiamento dell'epoca, che si trattava di 4 stracci e 2 pezzi di pelle ai piedi. E comunque c'è stato questo ritorno a quello che era la situazione della prima guerra mondiale, perché in tutto il percorso c'erano sorte di trincee, dei muri, delle barricate. Un sentiero molto molto immersivo. Purtroppo non c'era neanche uno spruzzo di neve, No. neanche a pagarlo, ma del resto ad agosto nel 2022 già è difficile trovare ghiacciai a 4000 metri, figuriamoci la neve a 3000. Il livello tecnico di questo sentiero, di questa escursione mi ha proprio gasato, almeno non avevo mai affrontato
la montagna in questo modo, così in alto e soprattutto per così tanto tempo. Era sempre stata una questione di arrivare in cima e poi scendere. Invece lì siamo arrivati in cima e lì è iniziato il bello. Con Vedi, un piede sulla tu roccia. guardi da una parte e c'hai 300 metri di profondità, guardi dall'altra, ne hai 400 dall'altra. E quindi devi scegliere come il gallo che fa l'uovo sul monte Everest. Dove casca, destra o sinistra? Se casca a destra o a sinistra. Nonostante le mie aspettative basse, mi ha sorpreso tantissimo perché il nido dell'aquila era una sorta di arrampicata, quindi tipo una scala, sì, proprio verticale. Siamo saliti e poi c'era questo pezzettino che era senza corde, quindi era mezzo esposto, dovevi spostarti da una corda all'altra. Cioè lì davvero mi sono davvero cagata sotto, ma tanto. Poi mi ha fatto morire quando Sami si è messo a cagare nella grotta. Dimmi basta, Sami. Il ponte tibetano a me è piaciuto a livello paesaggistico, ma mi è sembrata una cosa molto più turistica e quindi faccio un po' la voce fuori dal coro, però vabbè, ci vuole sempre. C'è stata molto, secondo me, nel gruppo l'ansia fin da subito del dover tornare in tempo prima che chiudesse la funivia. Avevamo un tempo molto ristretto perché la funivia avrebbe chiuso alle 5:30, c'era questa incertezza di orario e io convinta che non ce l'avremmo fatta. Io ero consapevole che ci saremmo stati nei tempi, no? Perché chiudeva la cabinovia per scendere, no? E se non riuscivamo ad arrivarci dovevamo dormire nel rifugio, perché scendere su, oppure prendere il casco, metterselo nel culo e andare giù nel ghiacciaio, ma Abbiamo beccato questi due turisti che li abbiamo visti arrivare da dove noi dovevamo andare. Ci hanno detto: qua ci vogliono ancora 2 ore e 40, è impossibile che ce la fate. E io ho detto: cazzo, adesso non è il problema. Erano le 2:30 tipo. Le 2. E mi ha detto: oh cazzo. sangue freddo a tutti. Viene detto: ah, qui non ce la facciamo. Subito a partire a scannare come degli assassini su in salita. Dopo ragionandoci, cioè io ero sciallo perché avevamo sbagliato a dire le tempistiche, perché eravamo già a metà percorso, quindi ero tranquillo. Gli enigmi proseguirono in discesa a passo spedito, in una corsa contro il tempo, per arrivare alla cabinovia prima dell'orario di chiusura. Ormai l'avventura stava giungendo al termine. Arrivati al furgone, si sarebbero sistemati per il viaggio, pronti per tornare a Pesaro, al mare, a casa. Eravamo un gruppo in parte già rodato, ma dall'altro lato ancora un po' scordinato. La cosa più emozionante forse di tutte, oltre ai paesaggi, esperienza vissuta, è stato come la montagna, come vivere cose insieme, come il cammino riesce a legarti alle persone. Siamo riusciti comunque a capirci, a portare un po' di pazienza quando serviva nei confronti dell'altro. Ci siamo un po' sopportati e quindi alla fine siamo anche supportati. Anche il momento cazzeggio in tenda la sera per me era molto divertente, perché era un po' che non dormivamo insieme e non facevamo più ste cose. Non era organizzato tutto da me, non eravamo in 3 e quindi non potevo avere tutto sotto controllo come l'ultima volta. Mi sono dovuto lasciare guidare dallo spirito guida che serviva di Sam, perché era lui stavolta che sapeva e conosceva i posti, i sentieri, le ferrate. E il rischio sempre è quello di fare il protagonista, voler prevedere tutto, vedere le cose che si realizzano come vuoi te. E in questo ci si può scontrare anche con gli altri del gruppo, no? Però vedevo che se continuavi a stare con questo pensiero, la vacanza faceva schifo, non ti godevi quello che c'era. Quindi è stato bello questo, che ho imparato questa lezione, e magari la prossima volta lo farei con più... cioè senza 1000 problemi. Viene come viene, è bella lì. Nonostante non conoscessi quasi nessuno prima di partire, sono tornata a casa e la mattina dopo mi sono svegliata e
era strano, cioè volevo svegliarmi con voi. Sono partita con una grande paura perché pensavo di non farcela e invece sono tornata a casa vittoriosa. È molto appunto il fatto di trovarsi in una situazione in cui sei con persone che veramente con cui ci crea un legame quasi come familiare, appunto. Noi alla fine eravamo molto molto legati nella semplicità di quello che facevamo tutti i giorni. Era un ambiente di fiducia reciproca, mi ha rassicurato molto nonostante tutto. Mi è piaciuto molto vedere appunto che siamo una bella compagnia. Mi sono immerso tra belle persone che si basano su dei bei criteri, anche il modo in cui vivono le situazioni, le vacanze, le avventure, bellissimo. Quindi stragrato. Abbiamo speso pochissimo, tra l'altro 100 euro per 4 giorni a Madonna di Campiglio. E Sono stata bene, mi ha gratificato, mi è piaciuto tanto. prima di addormentarmi, non riuscivo ad addormentare, c'avevo Kira vicino, il cane di Sami, di quel Chuck Abdoi. A un certo punto mi sono alzato, l'ho vista in piedi, dico che cazzo fai Kira? Vieni qui. E poi mi sono messo a carezzarla e dopo niente. Mi ha dato la buonanotte, anche se un po' russava, però... Questo è il nonno passeggero, che anche lui ha pagato la sua quota. E sì. Per informazioni sui viaggi esteri e italiani, nazionali, internazionali, contattare www.chuckupdoik.com. Ma che era Leo? Alla prossima Dolomiti. Alla prossima Dolomiti. Dai che accendi il Bali. Via.